Mi sa che è proprio arrivato il momento di vedere qualche altro modello oltre a Stable Diffusion. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Abbiamo visto insieme come lavora Stable Diffusion 3, Medium, e i risultati non ci hanno entusiasmato. Alla fine, per perderci così tanto tempo dietro, tanto vale stare su Stable Diffusion XL o delle alternative molto interessanti che vedremo oggi. Sì, perché generare con una AI open source per le immagini non significa usare solamente Stable Diffusion, almeno fino ad oggi era questo, se si voleva usare un qualcosa di open source. Ma vista la situazione, visti anche i possibili utilizzi e magari anche ritorni che ci possono essere da avere un modello, anche altre società stanno iniziando a interessarsi a questa cosa e al momento ci sono due modelli molto interessanti che si possono usare abbastanza semplicemente su ConfUI. Parlo di PixArt Sigma e Union. Sono due modelli che non c'entrano con Stable Diffusion, non sono dei custom creati partendo da XL o Stable Diffusion 3, sono fatte da altre persone con un'altra architettura, hanno qualcosa in comune, qualcosa di simile, soprattutto con Stable Diffusion 3, ma usano dei text encoder diversi. Vediamo una panoramica veloce delle differenze fra Stable Diffusion XL e Stable Diffusion 3, versione medium ovviamente, non il large che potete usare con le API e pagando quindi tramite servizi di Stability AI, che però sappiamo benissimo che quel modello non arriverà mai open source. La cosa che differenzia molto, come potete vedere, è il numero di parametri e i text encoder che vengono usati. Una cosa che associa Stable Diffusion 3 con Pixar Sigma e Union è l'utilizzo del T5 come text encoder. Non credo sia proprio lo stesso, ma sono versioni un po' diverse fra di loro. Ognuno diciamo la sua, anche se poi vedremo che con Union è possibile usare anche quelli di Stable Diffusion 3, ma soprattutto con quello di Union ufficiale, se voi parlate cinese potrete scrivere il prompt in cinese. Dietro a quest'ultimo modello c'è un'azienda particolarmente grossa e questa azienda si chiama Tencent, forse l'avrete già sentita, ed è in mezzo a un'enormità di altre aziende. Vi faccio vedere, prendendo da Wikipedia, tutte le sue partecipazioni e vedrete anche dei nomi molto famosi come Epic, come Discord o tante altre. La cosa interessante è che si sta interessando anche al mondo dell'intelligenza artificiale, ci sono tantissimi modelli fatti da Tencent già al momento e stanno veramente investendo molto nell'open source e questa è una cosa molto interessante. Ultimo dettaglio, quando si utilizza un text encoder col T5 solitamente si fa lavorare sulla CPU. Questo perché richiede tantissimi giga di memoria. Di conseguenza, se avete un computer che ha meno di 16 giga, avrete abbastanza difficoltà a far girare questi modelli. Ma il vantaggio principale che potrete avere è che è più vicino al prompt che scrivete. Dico più vicino perché non è proprio perfetto, come viene spesso pubblicizzato da tanti, però sicuramente in molti contesti riesce a fare cose migliori rispetto ai test encoder già inclusi con i vecchi Stable Diffusion. Ma andiamo a vedere subito nella guida come utilizzare sia Pixar Sigma e come utilizzare anche Union. Come sempre, prima di partire a fare i download vediamo gli aggiornamenti. Allora, se avete appena aperto ConfUI come ho fatto io, chiudete il prompt perché andiamo a fare un aggiornamento al di sopra della web UI e di conseguenza deve essere chiuso, almeno il prompt, non proprio tutta la web UI perché alla fine questo è solo Chrome con l'interfaccia aperta, ma il suo prompt deve essere chiuso. Andiamo nella cartella principale e in Update. Se avete appena installato ConfUI non è necessario fare questo aggiornamento, neanche se lo avete fatto recentemente, è da fare ogni tanto per aggiornare le dependencies di Python. Per farlo fate doppio clic, lui parte a fare un controllo, ovviamente qui fa tutta una serie di controlli in base a quanto è vecchio e quanto è recente, trova cose o non trova niente. Qui dovete fare invio, io non lo faccio perché l'ho fatto poco tempo fa, e parte a controllare online le versioni e nel caso le scarica, le sostituisce con quelle che avete voi. Considerate che possono essere anche diversi giga da scaricare. A questo punto dobbiamo rilanciare la web UI perché anche se è aperta dietro l'interfaccia non c'è il suo prompt attivato e non è possibile usarla, perciò la avvio nuovamente. Ok, ricaricato l'interfaccia e siamo su ConfUI. Se avete installato il manager, come vi ho fatto vedere nella guida per i custom node, potete fare anche l'update all e controllare che ci siano tutti i nodi aggiornati. Questo è da fare solitamente ogni volta che aprite ConfUI in modo da avere sempre le ultime versioni ed essere sicuri che non ci siano errori legati a
qualche compatibilità vecchia o qualche bug rimasto nel tempo. Basta che fate update all, lui nel prompt dei comandi inizia a fare una ricerca su tutti i nodi che avete installato. Ovviamente non è detto che abbiate gli stessi miei, però solitamente se seguite le mie guide e usate i miei workflow probabilmente avete gli stessi nodi che io. Una volta che ha controllato tutto, poi vi fa l'avviso se è da riavviare o meno la web UI, altrimenti vi dice che siete a posto. In questo passaggio vi aggiorna anche ConfUI. Ok, dice che tutte le estensioni sono aggiornate, perché io lo faccio praticamente sempre questo passaggio, e nel caso vi dice di riavviare se ne avete da aggiornare. Una volta che sia riavviata, l'avvio vi fa l'installazione vera e propria. Ma prima di vedere i workflow che ho creato, dobbiamo scaricare i modelli e tutto il necessario per PixArt Sigma e per Hunyuan. Iniziamo con PixArt, pagina di GitHub. Qua viene un po' spiegato che cos'è, come vi avevo fatto vedere nell'altra guida. È un modello parallelo a Stable Diffusion, non è collegato con esso, anche se condivide alcune cose, ma a noi quello che ci serve è andare qua in basso e scaricare i modelli. Vedete che c'è il T5 e il VAE di Stable Diffusion XL, e poi ci sono varie versioni di PixArt Sigma. Sigma è questo qui e Alpha è questo qui, perché voi potete generare a diverse risoluzioni, cioè sia 256, sia 512, sia 1024 e anche in 2K. Nella pagina su Hugging Face parlano anche di 4K, però non ho visto modelli nominati 4K, forse con questo qui è possibile arrivare a quella risoluzione. Ora noi cosa dobbiamo scaricare? Prima di tutto clicchiamo qua, andiamo in File and Version, in Text Encoder, e qui abbiamo il T5 dedicato a PixArt Sigma. Vedete che sono abbastanza pesanti come modelli, ma dovete scaricare tutti e quattro. Li mettete in download, ma se volete c'è una versione ottimizzata FP16 che vi metto comunque linkata nella descrizione, che è questa qui. Dovete scaricare gli stessi modelli, cioè il config, il model e l'index.json. Gli altri potete anche non scaricarli. Pesano meno e sono ottimizzati FP16, dovrebbero essere un pochettino più veloci da eseguire. Non so dirvi se c'è un peggioramento della qualità, io ho sempre usato questo perché il caricamento del T5 va a pesare tantissimo sul sistema se usate la CPU, e per poterlo usare sulla GPU dovete avere una bella scheda con tanti giga di VRAM. Torniamo su di una cartella e andiamo in VAE, e qui dobbiamo scaricare questo file qui, quindi cliccate sempre qui e fate il download. Ora dobbiamo scaricare il modello. Qui scegliete che modello volete, il normale è il 1024 diciamo, ma se volete generare in modo più veloce o magari su sistemi un pochettino più vecchi potete provare con questi due che sono un pochettino più piccoli come risoluzione, mentre se il vostro sistema è molto performante potete azzardare anche il 2K. Una volta che avete scelto il modello cliccate sopra al link a fianco a Diffuser, vi apre la pagina di Hugging Face, andate su File and Version, qua dentro andate su Transformer e scaricate il file .safetensor, fate download. Attenzione nel momento in cui scaricate questo, perché qui è un po' particolare come vengono nominati i file, nel senso che anche il VAE di prima ha lo stesso nome. Allora potete fare una cosa, siccome questo è da cambiare di nome, scaricate prima questo che sono pochi mega, lo mettete in una cartella e poi scaricate questo. Quando avete finito di scaricare i file, dove sono da mettere? Allora andiamo nella cartella di ConfUI. Nella cartella checkpoint, che è in model checkpoint, dovete mettere questo, ovvero quello che era nella cartella transformer. Lo rinominate come volete, io l'ho rinominato PixArt Sigma XL2 1024, ho preso il nome che c'era qua sopra, .safetensor, e lo mettete qua dentro. Vedete che occupa 2,4 GB, ma come dice 2,3 GB, ma è lo stesso file. Saliamo su di uno e andiamo in T5. Qui dobbiamo mettere tutti i file che c'erano insieme in quella cartella, ovvero questi che sono da mettere nello stesso modo sia che abbiate scelto quelli da 10 GB l'uno o sia che abbiate scelto quelli da 5 GB l'uno. C'è sempre il file config.json, il model safetensor index.json e poi model 001, 002, 002, 002. Non cambiategli il nome perché li cerca proprio così questi qui. Andiamo ancora su di uno e andiamo in VAE. In VAE abbiamo sempre questo file qui, che anche lui si chiamava Diffusion PyTorch Model, ma è quello da 335 MB, e lo dovete rinominare PixArt Sigma VAE.safetensor. Questo spostamento di file lo so che non è semplicissimo, però dovreste aver capito più o meno. Sistemati tutti questi file possiamo vedere il workflow. Qui facciamo load e carichiamo il primo, che è questo qua. Ve li ho divisi in due per un motivo, perché questi modelli come PixArt Sigma e Hunyuan
Uniang comprendono meglio il prompt, e quello sicuramente, però il risultato della generazione a me non piace molto. Di conseguenza ho fatto due workflow, uno così liscio se volete proprio generare basta con PicsArt Sigma o l'altro, e una versione invece con la generazione con il refiner di Stable Diffusion XL. Questo è quello semplice. Quando aprite questi workflow e non avete i nodi che servono, come sempre diventeranno rossi, vi farà un elenco dei nodi che servono. Voi lo chiudete, fate manager e fate install missing custom node. Qua vi farà l'elenco di tutti i nodi che sono da aggiungere per poter eseguire questo workflow. Li installate e a questo punto, una volta che avete riavviato ConfUI, dovreste vedere tutto eseguibile senza nodi rossi o qualcosa che non funziona. Fate sempre un refresh in modo che vi carica i vostri modelli. Qua me l'ha cambiato perché alle volte capita sta cosa, ma gli rimetto PicsArt Sigma. Qua gli impostate il modello che avete scelto, in questo caso è PicsArt Sigma XL2. Se avete messo la versione 2K, selezionate il 2K. Io non ho mai provato perché è abbastanza pesante già così. Qui sotto invece carichiamo i modelli del T5. Lui dovrebbe già vederveli giusti. Quando cliccate qua dovreste vedere 001, 002, 002, 002. Mettete anche il primo, ma è indifferente perché li carica tutti e due. E dovrebbe impostarsi da solo, ma nel caso mettete gli XXL, ma è l'unica opzione che c'è. Io gli ho messo CPU perché in questo modo questo pezzo lo carica con la CPU, perché è abbastanza pesante e in modo tale che mi usa la RAM di sistema, e vi assicuro che già così satura la RAM. Se avete invece una scheda video con tanti giga di VRAM, magari potete mettergli GPU e vedere se riuscite a fargliela passare così e andare tutto più veloce. A quel punto potete anche scegliere se volete altri tipi di elaborazione. Io di base lascio default. Qua abbiamo il prompt ed è come si fa solitamente. L'unica differenza è che a questo giro invece del clip usa il T5. Il prompt dovrebbe essere un pochettino stile Stable Diffusion 3, cioè meno descrittivo come Stable Diffusion XL, ma più discorsivo e meno robotico, diciamo. Il resto è la solita generazione. Poi c'è la risoluzione, che io ho lasciato quello di Stable Diffusion XL, però volendo potete mettere quella che volete, anzi qua probabilmente è da mettere 1024x1024 per aiutarlo a farlo meglio, ma in realtà ho visto che viene abbastanza bene anche con altre risoluzioni. Questi sono dei valori che ho trovato abbastanza buoni per generare, ma come sempre dovete un po' sperimentare voi sui risultati migliori che avete, ma in generale non è necessario aumentare troppo gli step e neanche il CFG. Qua sotto deve vedersi il VAE caricato giusto, altrimenti cliccate e impostate PicsArt Sigma VAE, che deve essere chiamato esattamente così, mi raccomando, altrimenti fa problemi. L'unico modello che potete rinominare fra questi è quello proprio caricato come modello, che può avere un nome diverso. Gli altri devono essere come li avete scaricati. Qua c'è il VAE decode, dopodiché fa l'anteprima e il salvataggio dell'immagine. È un procedimento abbastanza semplice perché non fa altro che caricare i modelli e elaborare. Qua mettete il prompt, il positivo e il negativo, non c'è nulla di particolare rispetto a Stable Diffusion. Quello che cambia è che usa il T5 invece di usare un clip come Stable Diffusion. La vera differenza è che quando fate il QE prompt e lasciandolo impostato così, che è quello che vi consiglio se non avete una scheda video molto potente e con tanti giga di VRAM, è che parte il processore al massimo, quindi non preoccupatevi, arriva praticamente a saturarvi la RAM, dopodiché quando ha fatto questo passaggio scende tutto e qui inizia a usare la scheda video per generare. Guardiamo invece l'altro workflow, che è quello con il refiner. Stessa identica cosa, anche qui mi raccomando fate un refresh quando aprite in modo tale che vi carica i vostri modelli, ma invece di finire elaborando l'immagine la ricodifica e la fa diventare una latent per Stable Diffusion XL, dato che purtroppo non è possibile passare direttamente la latent da una generazione all'altra, dato che comunque sono due modelli diversi, non sono collegati in qualche modo Stable Diffusion e PicsArt Sigma, così come Uniang. Rientrando qui dentro viene caricato nel mio caso Juggernaut XL, ma voi potete caricare il modello che volete. Il prompt viene preso il medesimo, così come il negative, e viene rifatta una generazione. Quello che importa molto qui è il denoise. Se non volete che vi stravolge completamente l'immagine generata da PicsArt Sigma, qua abbassate. Io ho messo 0,60, ma con 0,60 comunque si vede molto l'ingresso di Stable Diffusion XL. Se voi volete un qualcosa di più sobrio, mettete magari 0,40, 0,30, insomma dovete fare dei test. Una volta fatta l'elaborazione, qui avviene l'image comparer, ovvero vi fa vedere come è uscita da PicsArt Sigma e come è uscita da Stable Diffusion XL, e vi permette di vedere un prima e un dopo in modo da capire se questo denoise è troppo alto, se è da alzare o se è da abbassare. Visto questo,
questo possiamo passare a Union, perché il confronto fra due modelli lo vedremo alla fine con una generazione veloce. Perciò facciamo un clear e andiamo sulla pagina di Union. Una volta qui possiamo leggere sempre le solite notizie, cosa è stato cambiato, su cosa stanno lavorando e tutto quanto. Come per Pixar Sigma ci sono dei punti che stanno pian piano spuntando di cose che stanno arrivando anche per questi modelli che non sono ancora completi, diciamo. Vedete anche qua manca IP adapter, ma c'è ControlNet nel caso se volete usarlo. Se scendiamo vediamo anche i confronti con gli altri modelli e le percentuali comparate sui risultati. Io direi che più i dati visti così servono per le generazioni, perché come sempre alle volte leggiamo cose incredibili ma poi quando le proviamo fanno abbastanza schifo. Però questi qua tutto sommato non vanno male come modelli. Se scendiamo vediamo i requisiti. Io quando ho visto questi requisiti ho detto ok, ciao, arrivederci perché leggevo 11 giga, 14 giga, non capivo esattamente a cosa si riferisse e perché. In realtà potete generare tranquillamente con 8 giga, sempre che non applichi qualche forma di ottimizzazione sotto una certa quantità di giga e vada un po' a castrare il modello, però io non ho visto problematiche di questo tipo. Se scendiamo qua sotto troviamo tutti i file da scaricare. Qui capire come cavolo andavano messe queste cose è stata abbastanza problematica. Allora vediamo MT5, il suo modello T5, clicchiamo qua, abbiamo bisogno di questo PyTorch Model Bin, lo mettete in download. Dopodiché clip, perché lui usa un suo clip, allora clicchiamo, anche questo lo scarichiamo. Mi raccomando, mettetelo in cartelle diverse perché vedete li chiamano sempre con lo stesso modo. Io non ho capito perché fanno così, forse perché qualche interfaccia o qualche gestione in particolare vuole che siano chiamati così, ma è solo molto confusionaria. Adesso poi vi spiego come potete rinominarli. Qua sotto tokenizer lasciatelo dov'è, dialoggen è un qualcosa che si può aggiungere ma va a portare le richieste in maniera esagerata. Io non l'ho provato e non saprei neanche come si aggiunge perché non è particolarmente spiegato. Questo cliccate qua e mettete in download la versione SafeTensor e anche questo come vedete si chiama nel medesimo modo. Poi andiamo con la versione 1.1, vedete che i parametri qua in questo caso sono 1.5 miliardi, sono comunque meno di Stable Diffusion XL, però come dicevo prima l'utilizzo del T5 cambia un po' il discorso, non è paragonabile allo stesso modo. Clicchiamo qui e potete scaricare tranquillamente la versione PT normale, non per forza la versione da 6 giga. Ora tutti questi modelli, andiamo nella cartella di ConfUI, modelli, checkpoint, abbiamo questo che abbiamo appena scaricato da 3 giga che si chiama PyTorch module.pt, l'ho rinominato union_dat_v1.1 perché così capisco che cos'è. Torniamo su D1, il VAE, cartella VAE, io l'ho chiamato sdxl_VAE in modo da poterlo riconoscere senza tanti problemi. Poi torniamo su D1, questo era il clip perché vedete cartella clip, andiamo in clip e io questo l'ho chiamato clip_union.bin, vedete 3 giga e 8 è praticamente lui. Non so come mai qua ballano così tanto le dimensioni fra Gameface e Windows, però vabbè è questo qua, rinominato e messo qua dentro. Ritorniamo su D1, questo come dicevo è quello da scaricare da 15 giga ed è il modello T5. Andiamo nella cartella T5, io l'ho nominato come veniva nominato su GitHub, ovvero mt5.bin da 15 giga e in questo modo abbiamo tutti i modelli che servono messi nelle cartelle giuste. Spero sia chiaro perché non è chiaro per nulla come viene spiegato su GitHub o comunque in giro. Fatto questo torniamo su ConfUI, load e fate questo qui, il modello base. Sempre un bel refresh così siete sicuri che vi ha caricato i vostri modelli e dovreste avere qua in alto fra la lista di tutti i modelli Union DET V1.1 che è come l'ho nominato io, ma dipende come l'avete nominato voi. Il model lo dovete lasciare G2 perché ho visto che gli altri non vanno. Qua sotto clip name trovate tutti i clip della cartella clip e potete mettere clip union, quello che vedevamo prima, mentre qua sotto dovrebbe vedervi anche quelli di Pixar Sigma, ma voi dovete mettere MT5. Volendo qui per ottimizzare e velocizzare le cose potete usare il T5 di Stable Diffusion 3 se ce l'avete, soprattutto se avete scaricato quello FP8, ma per farglielo vedere qua voi dovete spostarlo da clip, cioè questo lo
togliete da qui e lo mettete in T5, solo che una volta che lo spostate da clip non ve lo vede più fra i clip, ma ve lo vede fra i T5. La cosa diventa un po' complessa, però se voi avete scaricato la versione FP8, potete vedere nella guida che ho fatto di Stable Diffusion 3, volendo ottimizza un pochettino i tempi, ma vi dico la verità, questo passaggio comunque, come vedete, io l'ho ancora settato su CPU, perché in questo modo mi usa la RAM di sistema, e siccome non è l'elaborazione ma è solo il caricamento del T5, si può aspettare un attimino in più o comunque sfruttare il sistema un po' di più. Se poi avete veramente un computer molto vecchio o avete grosse difficoltà in questo passaggio, allora considerate di fare questa prova. In questo caso, siccome abbiamo sia un clip che un T5, ricordo un po' la versione a 3 prompt di Stable Diffusion 3, mentre qua ne abbiamo 2, perché possiamo dargli il prompt normale che va al clip e il prompt che va al T5. Stessa cosa anche per il negative. Il prompt principale è questo, qui dovete dire tutte le cose più dettagliate possibili, mentre nel T5 mettete la descrizione un po' più curata di determinati aspetti, o almeno questo è quello che ho inteso io facendo varie prove, perché questo ha la priorità sulla generazione, mentre questo dà un po' più di valore a determinati aspetti. Fate sempre comunque prove voi per vedere cosa vi viene meglio. A seguire abbiamo la generazione. Qui ho impostato come loro lo avevano impostato negli esempi che mostravano, ma come sempre dovete vedere se magari con determinate generazioni è meglio aumentare o diminuire gli step, aumentare o diminuire il CFG e così via. Sono sempre prove da fare, un workflow nasce come base, poi dovete sperimentare voi per trovare la via giusta, diciamo. Qui sotto caricate il VAE SDXL, per questo si fa sempre un refresh perché magari vi carica altre cose che non servono. Qui mettete la risoluzione, dopodiché è pronto per essere usato per generare. Ora anche qui se fate un clear e carichiamo la versione con Refiner, stessa cosa di prima, l'unica differenza è che una volta elaborata l'immagine lui me la manda a Stable Diffusion XL che si occupa di aumentare i dettagli, e stesso discorso di prima, se qua mi cambiate il denoise e lo abbassate, mettete tipo 0,40, interverrà meno pesantemente, mentre se lo aumentate stravolgerà di più l'immagine. Ora facciamo una prova per vedere la differenza con i due modelli e quello che ci fa anche Stable Diffusion XL. Perciò adesso creo un prompt, lo eseguo su Pixar Sigma, poi su Union e infine su Stable Diffusion XL per vedere quanto va a inficiare. Ovviamente sono un po' avvantaggiati questi due perché il prompt lo farò secondo queste nuove forme e meno in stile Stable Diffusion XL. Ok, ho ricaricato il workflow con il refiner di Pixar Sigma. Per sicurezza io gli metto qui un save, così abbiamo il salvataggio dell'immagine da Pixar Sigma e anche una volta elaborato col refiner. Magari il refiner l'ho imposto a 0,50. Ok, questo è il prompt. Gli dico che è una foto di un pollo vestito come un uomo che beve un tè in un pub inglese. Sullo sfondo ci sono dei gentiluomini che fumano una pipa, tutti vestiti con vestiti eleganti del 1940, in uno stile swing molto sofisticato, umanoide dettagliato, danneggiato e segnato dal tempo, che indossa guanti. Sotto gli metto un negative che non deve essere un'illustrazione, un 3D, CG, quello solito diciamo. Anche se considerate questo, sarebbe un po' da capire un attimo il negative in questi nuovi, perché non sempre si può mettere lo stesso negative di Stable Diffusion XL, anzi spesso o non è da mettere o è da pensarci un po' di più, come con Stable Diffusion 3, ma la situazione non è drammatica come in quei casi. Qua mettiamo 1024 per assecondare un po' di più il modello e lo faccio generare, vediamo cosa viene fuori, lasciando questi valori che da quello che ho visto erano quelli consigliati, però spesso variarli potrebbe migliorare. Proviamo a vedere. Perfetto, ho completato e vediamo che risultato ci ha dato. Scendiamo qua sotto e abbiamo queste anteprime. Questa è quella che avevo messo io per salvarla in modo tale da averla, e vedete che tutto sommato ho seguito quello che gli abbiamo detto, anche se non è perfettamente in linea sempre con tutto quello che gli scriviamo, mentre questo è quello che è venuto fuori, e qui usando questo nodo possiamo vedere la differenza in diretta sull'introduzione di Stable Diffusion XL. Vedete che comunque sia è particolare quella di Pixar Sigma, però quella con Stable Diffusion XL è incredibilmente meglio secondo me, molti più dettagli, considerando poi che è a 0,50
0,50 come valore. Se non vi piace che stravolge così tanto, mettetela ancora meno, però vedete almeno le facce si riconoscono adesso ed è abbastanza credibile. Non ho messo l'upscale perché secondo me usare il workflow con Supir che avevo fatto è la cosa ideale, vi aumenta drammaticamente in certi casi il dettaglio e dal mio punto di vista è molto meglio che fare un upscale banale con un modello che non fa altro che aumentare la risoluzione, qualche dettaglio in più, ma vi rovina un po' l'immagine più delle volte. Allora proviamo a vedere con Union cosa viene fuori per poterli confrontare. Allora faccio un clear, faccio load e Union con il refiner. Come sempre anche qua metto un save image in modo tale che poi avrò anche l'immagine salvata. 1024 giusto. Adesso gli metto il prompt di prima, il negative lo lascio uguale e qua magari gli do qualche valore in più. Per esempio questo lo tolgo che era rimasto da prima, mettiamo magari English pub. Non c'è una linea precisa su cosa da scrivere in questi prompt, dovete sempre provare voi a vedere se una parola, una frase o qualcosa in particolare aumenta il risultato che volete avere voi o diminuisce come qualità. Proviamo a lasciare solo così e provo a farlo generare, vediamo cosa viene fuori a questo giro. Ha terminato e ci ha fatto questo risultato. Oddio, vedo l'anteprima qualcosa di strano, ma vediamo. Ok, Stable Diffusion XL ha sistemato un qualcosa che poteva essere molto particolare, però vediamo l'anteprima qua sotto. Così è Union e questo è Stable Diffusion XL, vediamoli a confronto. E vedete che è abbastanza necessario il refiner con Stable Diffusion XL, ma giudicate voi perché guardate qua cosa stava combinando qua dietro, anzi c'è qualcosa di molto creepy in questo qua dietro e i dettagli che aggiunge soprattutto qua nella testa sono incredibili con Juggernaut XL, ma magari usate altri modelli custom che fanno un risultato migliore. Come sempre, ripeto, è tutto basato sul denoise che io qua ho fatto a 0,50 come nell'altro passaggio in modo da essere uguali e poterli confrontare. Ultimo passaggio, faccio la generazione con Stable Diffusion XL e poi vediamo nelle conclusioni la differenza fra questi due modelli e Stable Diffusion XL. Per prima cosa vediamo le tre generazioni fatte, ovvero con PicsArt Sigma, con Union e con Stable Diffusion XL. Non ho voluto fare cherry picking, di conseguenza queste sono le prime generazioni che mi ha fatto. Ovviamente, come sempre, come qualsiasi generazione, ogni volta che si clicca viene una cosa diversa, anche se comunque segue una linea in base al nostro prompt, però si può fare sempre di meglio, ma volevo vedere come veniva fuori. E il prompt usato per i primi due modelli non è in linea con quello che sarebbe da usare con Stable Diffusion XL, di conseguenza magari cambiandolo poteva venire qualcosa di meglio con XL, però comunque potete vedere che effettivamente qualcosa di buono lo fanno. Il problema è che dal mio punto di vista la generazione non è bellissima con questi modelli. È anche vero che lo sto confrontando con un modello custom alla 10ª versione dopo un anno di uscita dal modello base. Non so se potranno fare dei modelli custom con PicsArt Sigma e con Union, mi sembra di sì, però non ne ho visti al momento, magari più avanti arriveranno. Durante la guida vi ho fatto vedere che ho fatto dei workflow con Refiner Stable Diffusion XL per migliorare l'immagine finale e queste sono le versioni sistemate e vedete che la qualità che aggiunge Stable Diffusion è incredibilmente più alta. Io consiglio di usare quel sistema lì, anche se raddoppia il tempo, però vi dà un'immagine finale molto più gradevole. Per finalizzarla completamente poi utilizzate il workflow di Supir che avevo fatto vedere nell'altra guida, che aumenta la risoluzione e vi aggiunge moltissimi dettagli, molto più di fino. A quel punto avrete un'immagine finale bellissima, ve lo assicuro. Tra l'altro vedevo il numero dei workflow che adesso vi metto nel pack, siamo quasi arrivati a 40, vuol dire che abbiamo fatto circa la stessa quantità di guide più o meno, poi per alcune guide ne ho messi di più, però siamo partiti da zero e siamo arrivati già a 40 workflow. Tutti al momento su Stable Diffusion, a parte quello con un Llama dove già avevo usato PicsArt Sigma, ma a questo giro abbiamo iniziato a vedere questi due nuovi concorrenti perché secondo me la situazione inizierà a cambiare così. Stable Diffusion ha fatto storia in questo settore con l'open source, ma la piega che ha preso Stability AI li condurrà sempre più alla deriva purtroppo, sempre che non cambino idea improvvisamente, anche se dubito, dato che sono stati appena comprati da un fondo di investimento che è più legato al cinema e alla produzione e dubito fortemente gli interessi molto fare open source e cose di questo tipo. C'è sempre da tenere d'occhio Confi.org, che è stata creata dal creatore di Confi.ui insieme ad altre talentuosissime persone, fra cui il creatore anche di Swarm UI, che era la web UI principale
mondiale di Stability AI e che secondo me rilasceranno cose veramente molto interessanti più avanti. Io penso anche a un modello loro, però non so se avranno i mezzi e le possibilità di farlo. Ricordatevi di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un commento se avete problemi e se volete dirmi cosa ne pensate di questi modelli e del futuro di Stable Diffusion. Ma ricordatevi che c'è anche il server Discord con i vari canali e i vari argomenti dove parlare in modo più ampio e condividere anche le vostre creazioni se vorrete o chiedere consigli, e ci vediamo alla prossima guida allora. Ciao!